Il dietrofront del governo sulla questione nucleare è veramente una vicenda destinata a passare alla storia costituzionale del nostro Paese. Praticamente il governo Berlusconi ieri ha inventato la legge retrattile, che funziona così: io approvo una legge, viene organizzato un referendum per abrogarla, la abrogo io allora prima del referendum in modo da vanificarlo e subito dopo il referendum rifaccio la legge. È una cosa che dal punto di vista proprio delle regole istituzionali della politica di un paese fa abbastanza accaponare la pelle, però dal punto di vista sostanziale è probabilmente vero il contrario, cioè il governo Berlusconi sul nucleare non sta prendendo in giro gli antinuclearisti, ma sta esattamente prendendo in giro i filonuclearisti. Noi del resto sul Fatto Quotidiano abbiamo cominciato a scrivere almeno 6 mesi fa, comunque ben prima dell'incidente di Fukushima, e questo governo di fare davvero centrali nucleari in Italia non ne aveva nessuna voglia. Lo stesso Enel ha rinviato di un paio d'anni i piani di investimento rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali, e comunque basti pensare al fatto che questo stop al nucleare deciso ieri dal governo non ci costa niente, nel senso che nessuno aveva speso un euro sul nucleare finora. Questo vedo che c'è già una discussione tra giuristi, ma mi pare che l'opinione prevalente è che il referendum venga annullato dal fatto che vengono abrogate le norme e che vengono abrogate dal governo con un decreto le norme che il referendum voleva abrogare. Però appunto questa è una cosa che non ha precedenti, è abbastanza singolare, perché è successo in passato che dei referendum sono stati annullati prima che venissero celebrati da interventi legislativi che in qualche modo soddisfacevano la domanda del referendum e quindi lo rendevano inutile. Ma non era mai successo che si facesse l'intervento a termine, cioè si dicesse io abrogo ciò che il referendum vuole abrogare, quindi lo rendo inutile. Ma dico fin d'ora che a un certo punto, dopo averci pensato, queste leggi probabilmente io le rimetterò in vigore con un nuovo voto del Parlamento. Questa è materia su cui dovranno i costituzionalisti esercitarsi. D'altra parte, quando anche il referendum fosse celebrato e portasse a una manifestazione del voto popolare contro il referendum, in realtà non c'è nessuna regola, nessuna legge che vieti al Parlamento per esempio in questo caso, ritornare alla decisione di costruire centrali nucleari rovesciando l'indicazione del voto popolare. È un fatto politico, ma non c'è nessuna regola costituzionale che vincoli il Parlamento alle decisioni del referendum. Beh, certo. Quello che da tutta questa vicenda sta emergendo chiaramente è che a Berlusconi e al governo del nucleare, e per questo ho detto prima che la vera presa in giro è per i sostenitori del nucleare, che si erano illusi di aver trovato in Berlusconi il loro paladino. In realtà Berlusconi, a Tremonti e a tutto il governo del nucleare non gliene frega niente, per la semplice, e lo si vede, Tremonti sta dicendo in queste ore sul nucleare esattamente il contrario di quello che diceva fino a 2 mesi fa. Berlusconi non ne parliamo, l'unica preoccupazione di Berlusconi in realtà non riguarda appunto il nucleare, riguarda la preoccupazione che il quesito sul nucleare contribuisca
a portare il 50% degli elettori alle urne il giorno del referendum e quindi faccia scattare il quorum anche per l'unica cosa che a lui interessa, cioè il referendum sul legittimo impedimento. Il referendum sull'acqua è un argomento molto complesso, molto importante, ma di più difficile comprensione. Credo che fondamentalmente in questo governo, credo che Berlusconi, se uno gli chiede com'è la questione del referendum sull'acqua, non lo sappia nemmeno lui, e comunque è una cosa in cui lo stesso centrosinistra ha delle posizioni differenziate al suo interno e quindi diciamo questo è un altro capitolo. La questione dell'acqua probabilmente è delle tre la più seria nella sostanza, la più importante davvero, ma è completamente fuori, è un argomento che rimane completamente fuori dal circuito della discussione politica di questo sistema politico e di questi partiti.